si fosse perso qualche episodio, mi trovo a Galway in Irlanda e sto andando in giro a vedere l'Irlanda con una mia amica. In questo episodio potrete vedere una delle biblioteche più belle d'Europa e una fabbrica dove si produce un'ottima birra. È ancora buio e noi stiamo per andare verso Dublino. Siamo a Galway e andremo a Dublino in pullman, quindi ora andiamo alla stazione per prendere il pullman per Dublino. Tra poco. Sbaglio sempre. Sono arrivato alla stazione degli autobus e quindi tra ora un quarto d'ora all'incirca abbiamo l'autobus per Dublino. Sono arrivato alla stazione degli autobus e tra un quarto d'ora circa ci sarà l'autobus per Berlino. Sì, per Berlino. Come avete visto sono ancora molto assonnato e faccio video peggio del solito. La tabella degli orari in video non si vede molto bene, comunque il nostro bus parte alle 9:15. Siamo appena arrivati a Dublino e facciamo una seconda colazione e nel mio caso non mi potevo lasciare scappare un Irish Coffee. Stai riprendendo la parte meno sensata di Dublino. Aspetta, riprendo. Ecco la parte meno sensata di Dublino. Ho dovuto eliminare l'audio perché ovviamente la mia battuta non è stata accolta troppo bene. Stiamo andando al Trinity College, ora vedremo com'è questo Trinity College. Questo college nasce nel 1592, grazie a Elisabetta I. Il nome completo sarebbe Università della Santa Indivisa Trinità della Regina Elisabetta, insomma un nome proprio corto. Quello che ci interessa particolarmente vedere è la biblioteca al suo interno. L'edificio della biblioteca risale al 1712 e la biblioteca contiene ben 4,5 milioni di libri. È una delle biblioteche più vecchie e meglio conservate e secondo me anche una delle più belle. Anche gli edifici del college stesso, come potete vedere, sono comunque davvero belli. Esatto, è quello. Qua potete vedere quanto erano elaborate anche solo le singole lettere. L'esposizione spiegava davvero in dettaglio il libro di Kells. Questa esposizione all'interno della biblioteca è sul libro di Kells. Il manoscritto di Kells contiene 4 Vangeli, è scritto in gaelico e è davvero un'opera d'arte. Il manoscritto di Kells risale al 900 d.C. e ogni pagina è finemente decorata. Il manoscritto prima veniva custodito proprio nella città di Kells a nord di Dublino e ora viene custodito invece in questa biblioteca. E ora andiamo a vedere il libro di Kells. Da qui in poi non potevo più filmare. Probabilmente avrete visto l'immagine di questa biblioteca come sfondo di qualche desktop. La struttura della biblioteca che vedete qua è completamente in legno di rovere e davvero dà proprio una sensazione di solennità.
Queste bellissime immagini sono disegnate sul bordo delle pagine dei libri. Chiudendo il libro, sul bordo compaiono queste piccole opere d'arte, davvero incredibile. Viene fuori. Questa arpa si dice sia appartenuta a Brian Boru, re d'Irlanda dal 1200 al 1014, quella che ha ispirato il logo di una famosa birra che tra poco andremo a conoscere meglio. La terra rappresentata qua nel mezzo. Il suo vecchio nome è Gaia. Questa che vedete qua è la famosa sfera di Arnaldo Pomodoro. Di queste sfere ne sono state create più di una e più di una si trova anche in Italia. Una di queste, se vi interessa, si trova proprio nella capitale, cioè a Roma. Questo bel edificio che si trova proprio davanti al college è attualmente la sede della Banca d'Irlanda, un tempo però sede del Parlamento. Qual è di chiesa? Dovrebbe portare fortuna e quindi... Ok. Questa è la statua dedicata a Molly Malone, la cui esistenza è dubbia. Questa pescivendola che di notte avrebbe fatto la prostituta e che è stata conosciuta grazie a una famosa canzone. Toccare il seno di questa statua si dice porti fortuna. Speriamo porti fortuna a questo viaggio. Dopo aver cercato un po' di fortuna siamo andati diretti verso la nostra seconda meta a Dublino. Se vi interessa una gelateria italiana a Dublino, questa ha anche le sedute a forma di Vespa. Ed eccoci alle porte di una delle fabbriche di birra più famose del mondo. Penso che la maggior parte di voi conosca questa birra, scura dall'alta gradazione alcolica. Sto parlando della Guinness, fondata qua a metà del Settecento. Qua a Dublino Arthur Guinness fondò la Guinness prendendo in affitto lo stabile che avete appena visto con un contratto di soli 9.000 anni. Dalla sala della biglietteria non so cosa mi attenderà, ma a quanto pare anche alla Guinness c'è un po' di Natale. Hey guys, to the right there to start your tour. Tutte le bottiglie prodotte nella storia dalla Guinness, guardate quante sono. È davvero interessante la storia della costruzione delle botti e di tutti gli attrezzi necessari per farlo. Dopo le botti non potevano mancare le vecchie macchine per la tostatura e qui abbiamo tutti i vari stadi della tostatura. Qui abbiamo i chicchi d'orzo prima della loro tostatura. E qui quando raggiungono la temperatura di tostatura finale, cioè 232 gradi.
Molto carini questi monitor dove è possibile vedere tutto il processo sulla tostatura. Qui abbiamo tutti i passi necessari a creare una perfetta Guinness. Dal 1951 questa birra ha una caratteristica molto speciale. Sapete qual è? Viene aggiunto l'azoto. L'innovazione, quella positiva. Aspetto per poterla testare. Speriamo sia buona. Quando andate alla Guinness c'è un piano dove potete degustare la birra e avere una spiegazione approfondita sulla degustazione. Finalmente si testa davvero. Prima del Gravity Bar, che è quello in alto, qua ci sono tutti i vari bar con tutte le differenti Guinness, a quanto sembra. Molti probabilmente non lo sanno, ma io sono un programmatore e quindi, anche se non era di strada, non potevo non passare dalla sede della Google a Dublino. Nel prossimo episodio andrò a vedere una scogliera avvolta nella nebbia e mi sposterò in un'altra città per vedere un museo su una nave molto ma molto famosa. Avete già scoperto di che nave scogliera sto parlando? Se l'avete scoperto, scrivetelo nei commenti. Se il video su Dublino ti è piaciuto, lasciami un like e se vuoi continuare a seguirmi, iscriviti e attiva la campanellina. Io come sempre vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.